Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF, la regina dei rally, livrea all'Italia, campione del rally di Monte Carlo del 1976 col grandissimo, meraviglioso pilota Sandro Munari e il suo altrettanto meraviglioso e grandissimo navigatore Silvio Maica, uscita numero 54, l'edizione Centauria e il modello in scala 1:8. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Questo è il contenuto che poi andremo a vedere nel dettaglio. Mi raccomando, se avete piacere seguitemi, perché le fasi di montaggio che ci consigliano qua io non ve le consiglio, perché diventa tutto più problematico ed è facile creare danni ai perni delle pompe dei freni. Poi ovviamente il modello è vostro, decidete sempre voi quello che è più giusto fare. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il mio cuore, e alle persone che mi guardano ma che non si sono ancora iscritte, chiedo, se avete piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Qua intanto vediamo alla fine di questa sessione di montaggio quello che avremo ottenuto. E qui le uniche due mezze pagine dedicate a questa splendida, meravigliosa icona automobilistica. Ecco qui. Vi dico quello che io ho utilizzato. Una lama per tagliare il tubo in gomma, che adesso poi andremo a vedere, un collante bicomponente, una piccola lima, uno stuzzicadenti, e un blister che userò come vaschetta per mescolare il collante. Credo di aver detto tutto. Ovviamente aspettate che forse neanche serve, no, non serve neanche il cacciavite perché non abbiamo alcuna vite da avvitare. Ovviamente ci serve però questo, che è bello, bellissimo. Allora, troviamo un tubo molto lungo che io ho già sezionato. Troviamo questo, che è il connettore del circuito dei freni, dove partiranno poi i due tubi, che saranno lunghi 11 cm questi qua sull'esterno e quello centrale 4. Poi abbiamo questi, che sono i serbatoi oleofreno e frizione. Sono uguali, quindi potrete mettere o uno o l'altro, non fa alcuna differenza. Ricordatevi che quando trovate nelle istruzioni due o più pezzi con un solo numero identificativo, vuol dire che sono o simmetrici o comunque identici. Ok? Poi abbiamo le due pompe, eccole qui, pompa freno, la più piccola è la A e la più piccola è la pompa freno B,
controllate che tutti i perni siano intatti, 4 di qua e 1 di qua. Abbiamo la base dei pedali dove monteremo le due pompe dei freni e i due pedali frizione e freno. I due pedali, eccoli qua, questo qui è freno e questo è frizione. Non vi potete sbagliare, quindi non vi preoccupate, perché poi vanno inseriti, guardate, vanno inseriti in questi spazi, vedete, laterali. Se guardate, uno è più lungo e uno è più corto, e quindi non vi potete sbagliare, per cui abbiamo un segmento stretto, quindi corto, non stretto, chiedo scusa, corto, e questo più lungo, vedete? Non vi potete sbagliare, quindi state tranquilli. Cosa c'è rimasto da dire? Più niente. Ok, allora, da questo tubo tagliate 3 sezioni da 4 centimetri, 3 sezioni, ok? Poi 2 da 11 centimetri, eccole qua, e poi ne tagliate una da 27 centimetri e una da 30,5. Una volta tagliate non serve che le segnate, perché insomma basterà fare così, e quella più corta ovviamente è quella da 27 centimetri e l'altra più lunga è da 30,5 centimetri. Bene, quindi avrete tagliato un totale di 7 tubi. Perfetto. Ora, prima di fare questo, io vi consiglio di incollarveli i tubi e anche le pompe della benzina, chiedo scusa, dei freni, perché si muovono e poi vi si possono staccare con il tempo. Io vi faccio vedere i passaggi, poi decidete voi quello che è meglio fare per il vostro modello, ok? Scusate, sto pulendo il blister, altrimenti poi me lo porto su con la colla, quello che c'è sopra. Guardate, io non uso l'Attack, il ciano acrilico, perché mi cristallizza le gomme con gli anni e poi le butto via, si staccano, si crepano. In egual quantità mettiamo componente A e componente B, finché non li mescoliamo tra di loro. Questi possono durare tutto il tempo che vogliamo, senza mai diventare solidi. Ma una volta miscelati, nel giro di 5 minuti, noi dovremmo aver terminato l'incollaggio, altrimenti dovremmo prendere altro collante e mescolarlo, perché sarà già duro. Lo mescoliamo finché diventa un'amalgama biancastra, non più trasparente. Ecco qui. Perfetto. Benissimo. Loro qui ci dicono di andare a montare subito questi, che sono i serbatoi olio, freno e frizione. Io, siccome è la cosa molto semplice, più facile da fare, perché poi vanno messi qui, uno qui e uno qui, facciamola subito, perché non ci crea alcun problema con quello che poi sarà il montaggio che andremo a eseguire da quest'altro lato. Qua. Ok? Bene. Qua non serve mettere la colla, perché entrano in maniera molto dura e quindi non si staccheranno di sicuro questi. Ecco qua. Io trovo che questi particolari siano veramente meravigliosi. Guardate soltanto la guaina di copertura che hanno messo qui.
nel motorino, nel tergicristallo, è bellissima, bellissima, come la macchina vera. Poi, fatto questo, guardate, vi consiglio, voi provate a metterla, se poi non entra, però poi attenzione perché rischiate di danneggiarla, vi consiglio, adesso vi faccio vedere, appunto con la lima di cui vi parlavo prima, questa va inserita qui, guardate, ve la indico, qua abbiamo una mezzaluna e ovviamente è a mezzaluna anche questo che è il connettore circuito freni, dove partono i due tubi esterni da 11 cm e quello centrale da 4 cm. Allora, provate a inserirla, ma non sforzatela. Io sono andato semplicemente, guardate, adesso faccio l'ingrandimento. Ecco, sono andato, vedete dove manca la parte dorata? A consumare appena appena la parte, quella non con la mezzaluna, quella diritta. L'ho fatta a smusso, vedete? Non l'ho fatta tutta, l'ho fatta alla punta così. Questo mi agevola l'entrata qui poi nella sua sede, senza problemi. Ora, guardate, prendo i due tubi da 11 cm, che sono identici, perché hanno ovviamente la stessa misura. Ok? Eccoli qui. Perfetto. Prendo il collante, non metto il collante sul perno, altrimenti quando spingo il tubo all'interno mi crea un collarino intorno ed è brutto, ma lo metto qua. Appena appena. E inserisco il primo all'esterno. Ecco fatto. Faccio la stessa cosa con l'altro tubo da 11 cm e lo inserisco dall'altra parte, lasciando libero il perno centrale. Ecco qua. Prendo uno dei tre tubi da 4 cm che abbiamo tagliato e lo vado ad inserire qui, nell'unico perno che è rimasto libero. Ok, perfetto. E questo lo mettiamo un attimo da parte. Poi ci dice di andare a montare le due pompe dei freni e non vi potete sbagliare neanche qui, perché guardate, le istruzioni sono spiegate benissimo, ma poi abbiamo anche questo che qui non entra e può entrare solo da questa parte, perché è qui che va. Se lo metto diritto forse è meglio, che dite? Allora fatelo mettere così, ok, perché anche io non è che mi ricordo proprio tutto ok, questi vanno messi così, che io vi consiglio di incollare perché sono abbastanza ballerini. Questo poi va montato così. Però prima di fare questo, guardate, montiamo i pedali, giriamo questo così, senza neanche guardare pedale frizione, freno. Guardate, questo è piccolo e può andare solo di qua, perché qua è più largo. Vedete che è più largo? Così come ad esempio questo, come vi dicevo prima, l'inserimento è più largo e lo spazio qua è stretto, non può entrare, quindi per forza di qua deve andare. Ok? Bene. Andiamo allora a inserirlo, o uno o l'altro.
State attenti, non gravate qui che lo spezzate, dovete solo premere qua, solo premere qua, lo tenete diritto e premete qua, assolutamente non in altro posto, e lo fate entrare fino in fondo. Controllate che sia perfettamente imbattuta qua. Sto cercando di dare luce all'immagine per farvelo vedere meglio. Qua, vedete? Così. Faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Ok, perfetto. E abbiamo montato pedali freno e frizione. Ok? Bene, adesso andiamo a prendere questi prima di montarli sulla plastica, perché se noi andiamo a montarli come ci dicono loro, ok? Cosa succede? Che quando andiamo a premere per fare entrare il tubo all'interno del perno, spezziamo i perni delle pompe dei freni. Quindi fate così, ragazzi. Guardate. Allora, uno da 4 cm. Vi ricordate che ne abbiamo tagliati 3, uno l'abbiamo usato già e l'abbiamo messo qui. E non tocchiamo questo pezzo. Prendiamo questa qua, che ha 4 punte, ok? E andiamo, aspettate che metto un po' di colla, andiamo a metterla qui, su questo perno. Questo è il tubo da 4 cm. Ok? Perfetto. Perché poi qui, che lasciamo libero adesso, ci va quest'altro da 4 cm che metteremo dopo, questo centrale, poi andrà messo qui, ma lo facciamo dopo. Poi prendiamo un altro da 4 cm, l'ultimo dei 3 che abbiamo tagliato, metto il collante, eccolo qui, vi dico che sta già diventando solido, devo fare in fretta, e lo vado a mettere qui. Fino in fondo, vedete? E abbiamo fatto anche questo. Perfetto. Ok. Ci rimangono liberi questi due, ricordatevi, in questo qua, centrale, andremo poi a mettere questo da 4 cm, ma adesso lasciamo così. Passiamo all'altra pompa. Se riesco a trovarla, dove è andata? Eccola qui. Poi prendiamo adesso, rimaniamo ancora su questa, scusate, prendiamo adesso il tubo da 27 cm, basterà prendere, vi ricordate che uno l'abbiamo tagliato a 27 cm e uno a 30,5 cm. Prendiamo quello più corto dei due, eccolo qui, colla, perfetto, e andiamo a metterlo sul primo, qua. Ecco, deve rimanerci libero quello lì. Prendiamo adesso l'altra, eccola qui, quella da 30,5 cm, dove è andata? Non è che è piccolo, eccola qui, che è questo,
ok? Mettiamo la colla. E la andiamo a mettere qui, nell'unico perno che abbiamo. Questo è quello da 30,5 cm. Così, ok? Bene, a questo punto prendiamo questo, guardate che è già diventato duro il collante, che è l'unico che ci è rimasto, quello centrale da 4 cm, vi ricordate? Lo andiamo a mettere qui. Ecco qua, ok? Abbiamo montato tutto. Adesso dobbiamo montare questi qua sopra. Quindi prendiamo questo così, perfetto. Andiamo a montarci questo qua. 1 e 2. Sì, buonanotte. Contrario, cosa sto facendo? Così. Ecco. Ok? Però anche qui, come vi ho detto, mettete il collante se volete. Però vedete, guardate, io questo non posso più usarlo. Avete visto come è diventato duro? Meraviglioso questo prodotto. Bene, per non fare il video più lungo, io adesso ve lo metto così e poi andrò io a rismontarlo e a metterlo a posto e a mettere la colla qui. Quindi il primo lo inserisco qui, il secondo lo inserisco qui e non abbiamo assolutamente creato danni alla pompa, alle due pompe. Devo stare attento a non uscire dall'inquadratura perché purtroppo mi capita spesso, non è facile spiegare tutto e guardare attraverso il telefonino, ve lo garantisco. Allora, guardate, ok? Adesso non ci rimane altro che inserire questi due perni qui, qua dentro, ma prima di farlo dobbiamo inserire questo, così, guardate, vi ricordate dove vi avevo detto la mezzaluna qui? Anche questo io poi andrò a incollarlo, non lo metterò fino in fondo, altrimenti poi farò fatica a toglierlo magari, oppure no, non voglio rischiare. Ecco, vedete? Poi questo tubo di destra lo facciamo andare così, guardate. Questo deve passare fuori dai perni. Aspettate che metto luce, altrimenti non si vede nulla. Ecco, questi due perni qua, chiedo scusa, questi due fuori qui, dove poi andremo a mettere questi due perni, il tubo deve passare dietro, ok? E andiamo a mettere questo poi sopra, semplicemente a inserirlo. Ecco qua. Ecco perché vi dico incollatelo, perché io non lascio queste cose così, mobili. Bene, adesso con calma andiamo a mettere tutti i tubi dove vanno messi. Quindi, primo tubo, andiamo a vedere.
Prendiamo questo, guardate, siamo sulla prima pompa dei freni, quella che ha 4 perni, quindi non il primo ma il secondo, tutte e due sono da 4 cm, non il primo ma il secondo va inserito qua in questo perno, guardate, nel primo qui abbiamo 2 perni dove andrà inserito sia uno che l'altro tubo. Questo è il primo e questo è il secondo perno. Andiamo a metterlo qui. Quindi questo, il secondo, andiamo a metterlo qui. E uno l'abbiamo messo, ok? Bene. Poi andiamo a vedere l'altro. Il primo, quello attaccato a quello che abbiamo appena inserito, che è sempre da 4 cm, va inserito qui. Prendiamolo e lo inseriamo qui. Avete visto? È molto più semplice e soprattutto quello che poi ci interessa. Non creiamo danni alle due pompe. Quindi abbiamo attaccato questi due, ok? Bene. Adesso andiamo a vedere, abbiamo messo quello. Allora, abbiamo liberi 1, 2, 3, 4. Perfetto. E infatti noi dobbiamo alla fine avere 4 fili, 4 tubi liberi. Quindi questi, che sono i più lunghi, quello da 27 cm, quello da 30,5, vedete? Questo è 27 cm, questo 30,5. E andiamo semplicemente a lavorare così, li mettiamo in ordine. Facciamo la stessa cosa anche con questo. Ok. E abbiamo liberi ancora questo, che è l'esterno di questa parte dorata qui, e abbiamo quest'altro. Quindi i due esterni di questo pezzo dorato sono liberi e sono liberi i due tubi lunghi e il montaggio è finito. Finisce così il montaggio. Ma avete visto che è tutta un'altra cosa, ma guardate quanto materiale c'è in questo modello. Ho sentito molte lamentele all'inizio inerenti al fatto che il modello era stato riprodotto in plastica, non piaceva se non era in metallo, ma stiamo scherzando, a me non sarebbe piaciuto se fosse stato in metallo. La macchina era in vetro resina proprio perché dovevano cercare di limare, si dice così, no? Gli stranieri non capiranno questo termine perché non è di uso comune loro, nel linguaggio diciamo così del popolo. Limare, cioè togliere del materiale, quindi in questo caso automaticamente invece di farlo in metallo era stato fatto in vetroresina. Oggi sicuramente sarebbe stata riprodotta in carbonio, ovviamente, e quindi lo hanno fatto in ABS. Non potevano certamente farlo in metallo, sarebbe stato un errore grave e i modellisti queste cose lo sanno. Adesso prendiamo quello che ho montato, ecco qui. Speriamo che il video non si blocchi, perché mi è successo già una volta, ho dovuto rifare tutto. Ok. Vediamo un po'. Vado a fermarmi il cruscotto con questa vite. Voi non lo fate perché non ci viene detto di farlo. Io faccio solo questo, come vi ho spiegato più volte nei video precedenti, perché poi andrò a fare la foto della copertina e mi piace far vedere il punto in cui siamo arrivati senza lasciare troppi pezzi sparsi.
Ok, che meraviglia. Saluto anche Giovanni che mi ha commissionato anche lui la Lancia Stratos e l'Audi 4. Ciao Giovanni. Dopo vado a preparare anche il tuo video, come ti ho già risposto nel messaggio. Poi tra qualche giorno ci incontreremo fisicamente ed è bello pensare che da un canale social possano nascere anche cose belle che diversamente non sarebbero state possibili. Ecco qua, questa è la copertura del gruppo Fari Secondari. Poi abbiamo ancora questi e penso che io abbia messo già tutto. Questo è il pacco batterie che va qui, così, volante in metallo verniciato, telecomando e tutto quello che riproduce luci, suoni. Questa è la copertura che ho consigliato a voi tutti di metterla e vi ho anche fatto vedere come farla, semplicissima, per salvaguardare la membrana. Vi ho anche spiegato il perché. Quindi andiamo così ad attaccare questo e vediamo cosa succede. Beh, le luci adesso davanti non funzionano perché sono disconnesse, ma ho fatto dei video specifici dove appunto potete vederle. Cos'è che... Ah sì, interruttore, se non lo accendo non funzionerà mai. Così dovrebbe essere l'accensione. Molti si lamentano del fatto che si senta poco. Ragazzi, questa va ancora messa nella sua sede dedicata dove farà, la sede stessa farà la cassa armonica, quindi renderà il suono amplificato, come succede per la corda delle chitarre, ok? La corda delle chitarre, se non ci fosse la cassa armonica, quella cassa che vedete col foro, non la sentireste nemmeno, la sentireste suonare come una chitarra elettrica senza amplificatore. Sentite ragazzi? Questo è un suono, è una melodia bellissima, bellissima. Clacson. Poi qui abbiamo, ma non si può vedere perché non si accende nulla. Ah sì, si accendono solo quelli posteriori, quelli anteriori, come vi ho detto, non li ho collegati, in questo video non lo farò. Poi abbiamo, vedete, queste sono le posizioni, che se vado a premere adesso questo, che è il pedale del freno, aumentano di intensità. Eccole lì. Vi rendete conto? Questo poi attiverà il gruppo fari secondari, i 4 fari, e questo il gruppo fari primari. Ma ragazzi, questo spegne tutto, adesso si spegne, ecco lì, perfetto. Stacchiamo il connettore E. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Avete visto il canale di Michele Armonica, è un canale differente, non è migliore di altri, è differente per quello che vi ho già spiegato più volte. I miei video durano necessariamente di più. Vorrei tanto poter fare video da 5, 6, 7 minuti, ci metterei pochissimo a correggerli anche, e invece non è così. Un video come questo, andarlo a correggere, possono volerci anche 3-4 ore, quindi immaginatevi. Però ecco, lo faccio perché ci tengo a dare una mano, come vi ho già detto, a chi ha meno esperienza. Io vi ringrazio tanto, mi auguro che decidiate di aiutarmi con le iscrizioni, con le visualizzazioni. Non mi saltate le pubblicità, mi raccomando. La pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio. Mi raccomando ragazzi. E poi se avete anche piacere di darmi un'ulteriore mano, condividete i miei video nei gruppi dedicati e basta ragazzi. Io vi abbraccio, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video.
Ciao a tutti e grazie del vostro tempo.